Una slitta di 160 kg viene trainata da una muta di cani che esercitano una forza Ft variabile nel tempo, come riportato nel grafico sottostante. Tra la slitta e il terreno innevato è presente attrito, con coefficiente d'attrito dinamico μ uguale 0,051. La slitta è inizialmente già in movimento. In quale intervallo di tempo l'accelerazione della slitta è positiva? In quale negativa? Allora, innanzitutto possiamo dire che la slitta è sottoposta sia alla forza del grafico, una forza in funzione del tempo, che sia all'attrito dinamico. Quindi, momento per momento, ci sarà una forza risultante data dalla somma della forza in funzione del tempo, come ci dice il grafico, meno la forza di attrito. Allora, siccome forza e accelerazione hanno lo stesso verso, diremo che avremo un'accelerazione positiva quando la forza risultante sarà una forza positiva e un'accelerazione negativa quando la forza risultante sarà una forza negativa. Quindi calcoliamo la forza di attrito, che è uguale a mu, l'attrito dinamico, per la massa per l'accelerazione di gravità, uguale a 0,051 per 160 per 9,8 uguale 80 newton. Quindi la forza risultante sarà uguale alla forza in funzione del tempo secondo il grafico meno 80 newton. Andiamo a vedere quando nel grafico la forza sarà uguale a 80 newton. La forza sarà uguale a 80 newton dopo 5 secondi. Quindi possiamo dire che se Ft è maggiore di 80 newton, l'accelerazione maggiore di 0. Se Ft è minore di 80 newton, l'accelerazione sarà minore di 0. Dunque, nell'intervallo di tempo da 0 a 5 secondi avremo accelerazione maggiore di 0 e forza maggiore di 0, forza risultante, mentre nell'intervallo di tempo compreso fra 5 secondi e 10 secondi avremo un'accelerazione minore di 0 e infatti una forza risultante minore di 0. Il problema ci chiede anche di calcolare le accelerazioni della slitta negli intervalli di tempo in cui essa è costante. Quindi la forza risultante la prendiamo nell'intervallo di tempo, con forza costante intendiamo ad esempio nel primo intervallo di tempo fra 0 e 3 secondi, in cui la forza in funzione del tempo è pari a 100 newton, meno 80 newton uguale 20 newton, e l'accelerazione sarà uguale a 20 newton diviso 160 kg uguale a 0,13 metro fratto secondo quadrato, mentre la forza risultante presa quando nell'intervallo fra i 7 e i 10 secondi, quando ha un valore costante pari a 60,
meno 80 newton, otteniamo meno 20 newton e quindi un'accelerazione di meno 20 fratto 160 uguale meno 0,13 metri fratto secondo quadrato.